Buongiorno a tutti supremi! Vi diamo il benvenuto nel canale ufficiale YouTube di Il Supremo Macchinista. Questo è l'inizio di una nuova serie di video che tratteranno diversi argomenti, come per esempio la storia ferroviaria, la tecnica, fatti ed avvenimenti, insomma tutto ciò che ha a che fare con i mezzi che viaggiano su rotaie. Per iniziare al meglio abbiamo deciso di fare un salto nel tempo, andando a riscoprire le origini della ferrovia, da dove e grazie a chi è nata, come si è evoluta e dove è arrivata oggi. In questo video però ci limiteremo ad arrivare alle locomotive a vapore e se vedremo che questo tipo di contenuti desta interesse, proseguiremo la storia con le macchine a diesel fino ad arrivare a quelle elettriche. Se l'idea vi piace e volete aiutarci a portare avanti questo progetto, vi chiediamo di lasciare mi piace a questo video e di iscrivervi al canale attivando la campanella, così non vi perderete nessun video. Ora penso proprio che possiamo passare all'argomento di questo video, ma quindi quali sono le origini della ferrovia? La storia della ferrovia che conosciamo oggi inizia verso il 1800 con le prime locomotive a vapore, ma in realtà il sistema trasporto su rotaie esisteva già da qualche secolo prima, con carri trainati da cavalli. Purtroppo però ad oggi non abbiamo una data o una persona precisa che ci riporti alla prima posa di un binario. Un esempio di primo trasporto su rotaia però è la funicolare della città di Salisburgo, in Austria, che aprì tra la fine del 1400 e l'inizio del 1500. Venne creato un binario con rotaie in legno per collegare la fortezza di Salisburgo all'abbazia di Nürnberg, una distanza di circa 190 metri, ma con un dislivello di ben 80. Lo scopo di questa funicolare era, e rimane ancora oggi, il trasporto di merci. Il carro era attaccato ad una fune e veniva tirato grazie ad un organo ad asse verticale, più o meno come questo, che veniva fatto girare grazie a cavalli e, durante il 1800, anche grazie ai detenuti. Pensate, ne servivano almeno 9 per muoverlo. Successivamente, dal 1900 in poi, venne installato un argano elettrico. Ora spostiamoci in Inghilterra, dove durante la rivoluzione industriale si diffuse l'uso di rotaie per spostare i carri di carbone nelle miniere, grazie alla trazione di cavalli. Il primo importante evento avvenne però nei primi anni del 1800, quando Richard Trevithick creò la prima locomotiva a vapore, che riuscì a trasportare in una ferriera in Galles 10 tonnellate di ferro e 70 operai, per una distanza di circa 14 km e ad una velocità di 8 km/h. Sfortunatamente il treno era talmente pesante da rompere le rotaie. In tutto la locomotiva fece solo 3 viaggi prima di essere ritirata, ma nel 1808 Richard riprovò con una locomotiva simile chiamata Catch Me Who Can, in italiano Mi prenda chi può. Trasportò diversi passeggeri in un cerchio nel centro di Londra. Il risultato però fu lo stesso: le rotaie si ruppero. Il primo treno passeggeri in servizio regolare però iniziò solamente nel 1825, grazie alla locomotiva Locomotion, costruita da George e Robert Stephenson, in grado di raggiungere i 24 km/h e che portava merci e passeggeri dalle miniere di carbone di Sildon alla cittadina di Stockton-on-Tees. Il primo viaggio avvenne il 27 settembre 1825 e la Locomotion numero 1 trainava una composizione di ben 11 vagoni merci e circa 20 carrozze passeggeri, con un peso totale di circa 80 tonnellate per 120 metri di lunghezza, una cosa mai vista per quei tempi. La locomotiva continuò il suo servizio regolarmente, fino al 1828, quando il 1 giugno la caldaia della locomotiva esplose, uccidendo il macchinista John Cree. La locomotiva venne quindi ricostruita e il servizio portato avanti. Nel 1829 George Stephenson costruì una nuova locomotiva con l'intento di vincere la prova di Rainhill, una gara che serviva a determinare la locomotiva che avrebbe prestato servizio sulla linea Manchester-Liverpool. Nacque così la Rocket, iconica locomotiva a vapore che, a differenza delle macchine precedenti, usava una tecnica più avanzata e più efficiente. Non starò qui a spiegarvela nel dettaglio, ma se l'argomento riguardante il funzionamento di una locomotiva a vapore può interessarvi, fatecelo sapere. La Rocket vinse la prova raggiungendo una velocità di 48 km/h. Ai tempi era una velocità elevatissima, tanto da far iniziare a dubitare di quanto fosse sicuro per il nostro corpo viaggiare nello spazio a velocità simili. Nonostante ciò, la ferrovia in Inghilterra continuò ad espandersi e nel 1850 aveva già una rete ferroviaria fitta ed efficiente. Nel mentre, la locomotiva a vapore aveva già raggiunto gli Stati Uniti ed il resto d'Europa. In quest'ultima, nel 1850, la ferrovia era presente in quasi tutti i paesi che conosciamo oggi.
L'Italia, per esempio, ebbe la sua prima linea ferroviaria nel 1839, la linea Napoli-Portici, seguita più a nord un anno dopo dalla linea Milano-Monza. In America, nel 1850 invece si contavano quasi 15.000 km di binari, gestiti da compagnie, imprese private e non statali. Nei 30 anni successivi la rete si espanse al punto di arrivare a fine 1800 con più di 90.000 km di linee ferroviarie. Con il passare del tempo la rete ferroviaria mondiale si espanse, così come le tecnologie di trasporto. Nacquero però anche i primi rivali della ferrovia, come gli aerei e le automobili. Questo però non ha fermato la ferrovia, che ha continuato ad espandersi e a viaggiare sempre più velocemente. Anche le locomotive a vapore continuarono ad evolversi, fino all'arrivo delle prime locomotive con motore termico o elettrico. Tutto ciò però vorremmo raccontarvelo in uno o più video in futuro. Vi chiediamo quindi di farci sapere nei commenti cosa ne pensate e di consigliarci argomenti da trattare in futuro. Con questo io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento. Ciao ciao!